Quando realizzo i miei video, quando vi porto con me nei sentieri, do per scontato che ormai tutti quanti voi conosciate la mia e-bike. E invece no, più di qualcuno mi fa notare che parlo poco di lei, di come ho trasformato la bicicletta in elettrica. Le dedico poco tempo, trascuro la mia e-bike. Quindi oggi la protagonista è lei. Vi presento la mia compagna di incredibili avventure. Affidabile, sincera, sempre disponibile e non mi ha mai tradito. A parte gli scherzi, sono veramente contento di questa accoppiata bicicletta motore Bafang e come potete vedere dai video pubblicati nel mio canale sono stato dappertutto. Sono stato all'interno di cave, sono stato in una palude, al lago, sono stato in montagna, sulla neve, fino al mare, ovunque. Ma conosciamola più nel dettaglio. La mia bicicletta è una Trek 4005 e monta a ruote da 26 pollici. È ammortizzata solo all'anteriore con una discreta forcella RockShox Reba con comando remoto. E i freni a disco anteriori e posteriori sono idraulici e sono della Shimano. Ecco, sui freni se possibile io non risparmierei, meglio avere dei freni idraulici, anche perché montando questi motori elettrici potenti sarà molto più semplice e facile arrivare nelle vette, ma ricordatevi che dopo una bella salita c'è sempre la discesa. I cerchi sono originali, sono della Bontrager AT650 disc e al posteriore abbiamo un cambio meccanico della Shimano Deore con cassetta a pignoni a 9 velocità. Vi garantisco che con la potenza di questo motore Bafang sono più che sufficienti. Ho sostituito i pedali con quelli della Wellgo per avere più grip. Per quanto riguarda le gomme ne ho cambiate diverse perché foravo molto spesso, ma ultimamente mi trovo molto bene con queste della Kenda. Il manubrio in realtà mi piacerebbe sostituirlo con uno leggermente più ampio e ho delle manopole, anche se sono un po' finite a dire il vero, della Campabros. La sella è della Bontrager ma non è telescopica. E anche qui un upgrade che dovrei fare, anzi che spero di fare molto presto, è di sostituire il tubo della sella con uno telescopico. E veniamo al protagonista assoluto, il motore elettrico, il kit della Bafang. Il motore in questo caso è un 750 watt che va inserito nel movimento centrale e si eliminano le vecchie corone. Poi c'è la batteria che va inserita sfruttando i fori del portaborraccia. Ovviamente qui c'è tutto il cablaggio che arriva al display e ai comandi sul manubrio. Per accenderla prima si accende la batteria e poi si preme il tasto centrale nel comando qui sul manubrio. Il display si accende e qui poi scegliamo il livello di assistenza che desideriamo. In origine il kit della Bafang nasce con 9 livelli di assistenza, io li ho portati a 5 per una mia comodità e questo lo si può fare grazie a un cavetto speciale USB che si collega a questo cavo e va collegato al computer che grazie ad un software ti permette di modificare al meglio tutti i parametri della centralina elettronica, così da personalizzare al meglio tutti i rapporti dell'e-bike. Vi lascio qui sulle schede e in descrizione il link ad un video specifico. Una cosa importante che tengo a ribadire e che ho già detto in altri video: prima di procedere all'acquisto di un kit per rendere l'elettrica la bicicletta bisogna fare attenzione ad alcune misure. Nello specifico bisogna stare attenti al diametro e lunghezza del movimento centrale che sia compatibile con le misure del kit della Bafang e anche la batteria che abbia sufficiente spazio per l'alloggiamento e tenete presente che servono alcuni centimetri in più per poter sfilare la batteria stessa. Anche qui vi lascio in descrizione un link ad un mio video con tutte le misure specifiche. E infine questa carena. Chi mi segue la conosce già, è un prototipo autocostruito con la resina epossidica e oltre ad avere una funzione puramente estetica protegge anche un po' di più d'inverno la batteria dal freddo. Poi al suo interno ho ricavato un piccolo spazio dove ho alloggiato un kit d'emergenza in caso di foratura con la sua pompetta. La protagonista oggi era lei.
Credo di avervi detto tutto. Comunque, se avete ancora dei dubbi, delle domande, scrivetemelo nei commenti e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi nel mio canale.